Cari amici, anime sensibili, poeti del cuore e custodi di quelle storie che non si limitano a intrattenerci, ma che ci definiscono come esseri umani, benvenuti in un nuovo, monumentale e definitivo appuntamento su Gossip alla turca. Oggi non siamo qui per rincorrere lo scoop facile o per alimentare pettegolezzi sterili. Oggi vi invitiamo a sedervi con noi in un luogo sacro, dove il clamore del mondo si spegne per lasciare spazio al battito di un cuore ferito ma ancora capace di amare. Parliamo di una storia che ha trasceso gli schermi, i confini geografici e le barriere linguistiche per arrivare dritta all'anima, la sofferenza silenziosa e l'amore non detto di Dimet Özdemir, indissolubilmente legati a un nome che per lei ha significato promessa e tempesta, nostalgia e possibilità, Can Yaman. Prima di immergerci in questo oceano di emozioni, vi chiedo un gesto di lealtà. Se credete che le storie vere meritino di essere raccontate con la dignità di un'opera d'arte, iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella e, soprattutto, considerate l'idea di cliccare sul tasto Unisciti. Diventare membri ufficiali della nostra famiglia vi permetterà di sostenere questo tipo di giornalismo narrativo e di accedere a contenuti che il resto del mondo può solo immaginare. Siete pronti ad ascoltare la verità che Dimet ha custodito nel silenzio per anni? Per anni, Dimet Özdemir ha scelto il silenzio. Una pausa deliberata, quasi monastica, dal rumore più indiscreto del clamore mediatico. Non era freddezza, non era distanza altezzosa, era un modo, forse l'unico possibile, per proteggere ciò che restava intatto dentro di lei. Un luogo segreto dove custodire ricordi preziosi, parole mai pronunciate, progetti sospesi a mezz'aria come note di una melodia interrotta. In quel silenzio risiedeva la sua fortezza, un rifugio inespugnabile dagli sguardi che avrebbero potuto fraintendere la sua vulnerabilità, dai titoli facili che cercano il click a tutti i costi, dalla tentazione volgare di trasformare un cuore pulsante in una sceneggiatura patinata. Quel silenzio è durato a lungo, un inverno dell'anima, fino a quando, in una recente intervista che rimarrà negli annali, la sua voce ha tremato leggermente e il velo è stato sollevato. Ha raccontato una verità semplice, scarna, eppure capace di risuonare attraverso la stanza e di vibrare sui social media come un diapason, scuotendo chi la guardava da lontano credendo di sapere già tutto. In un sussurro che aveva la forza di un urlo, Dimet ha lasciato uscire una frase che ha colpito come una freccia scagliata con precisione millimetrica: volevo sposare solo lui. Se non se ne fosse andato, oggi saremmo ancora insieme. Non c'era enfasi teatrale, nessun pianto ostentato a favore di telecamera. C'era l'essenziale. C'era un amore che non ha mai trovato la strada per compiersi, un futuro abbozzato a matita che qualcuno ha cancellato con un gesto distratto, senza chiedere permesso. Le sue parole hanno rivelato ciò che spesso rimane nascosto dietro la fotografia perfetta da copertina. La donna oltre la stella, la persona che ha amato con ogni fibra del suo essere e che si è trovata a fare i conti con un vuoto che non faceva rumore, ma che era capace di occupare ogni spazio. Per mesi, Dimet ha evitato educatamente ogni domanda su Can Yaman, sorridendo con quella grazia che la contraddistingue, senza lasciare che la sua voce inciampasse nei ricordi, spostando l'attenzione sui suoi progetti, sui set, sulle sue giornate frenetiche. Sotto tutto questo, però, la verità aspettava pazientemente il suo momento. Amici molto intimi, persone che la amano di un amore che non cerca titoli o approvazione, hanno rivelato un'immagine diversa da quella che riempie le riviste patinate. Nessuno scandalo, nessun dramma sensazionalistico, solo un dolore secco, costante, ostinato come la marea. Hanno raccontato che, prima di quel passo indietro che ha cambiato tutto, quasi tutto era già lì, pronto. Le prove degli abiti da sposa, i sopralluoghi per la location perfetta, le canzoni ascoltate in macchina per scegliere quella del primo ballo, il profumo del mare come sfondo ideale per un giorno che sembrava lì, a portata di mano. Era tutto pronto, ha detto una persona di fiducia con la voce rotta. Mancava solo il coraggio di fare quel passo finale insieme. Eppure, quel passo non è mai arrivato. Lui se n'è andato. E con lui, se n'è andata una parte di lei che non aveva mai avuto bisogno di essere notata per esistere. Durante l'intervista, Dimet non ha cercato scuse né ha lanciato accuse velenose.
Ha preso quei giorni dolorosi e li ha raccontati con un tono che mescolava malinconia e accettazione, come chi mette in ordine un cassetto rimasto socchiuso per troppo tempo. Ha parlato di una cerimonia immaginata sulla riva, delle luci calde del tramonto che accarezzavano la pelle, della musica che avrebbe fatto sorridere gli ospiti e allentato la tensione, dello sguardo di Khan che sperava di incontrare proprio nel momento in cui dire sì avrebbe significato promettere un futuro semplice e complesso allo stesso tempo. E poi ha descritto il momento che ha spezzato il ritmo, nessun addio drammatico da film, nessuna scenata pubblica. Un giorno, semplicemente, lui non c'era più. Non ci sono state parole di chiusura, nessuna spiegazione chiara, solo un vuoto che ha preso la forma di tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Se n'è andato, ha sussurrato. E con lui, il mio domani. In quel racconto, la diva abituata ai set e ai riflettori non c'era. C'era una donna che reggeva lo sguardo, che sapeva mostrare la propria vulnerabilità senza cedere all'autocompiacimento. Era un promemoria per tutti. Dietro la fama c'è un cuore che batte, dietro il sorriso che vediamo nelle foto ci sono scelte difficili, paure che non chiedono applausi e un coraggio che cresce nel silenzio. Cari amici di Gossip alla turca, fermiamoci un istante. Quanti di noi hanno un cassetto socchiuso nel cuore, pieno di sogni non realizzati? La storia di Dimet ci insegna che il dolore non va nascosto, ma onorato. Credete che il vero amore possa sopravvivere a un abbandono così improvviso? Scrivete la vostra opinione più profonda nei commenti. I membri che hanno cliccato su Unisciti avranno la priorità nelle nostre risposte e analisi. E proprio quando la quiete sembrava aver trovato la sua misura, il tempo ha dato uno scossone. Perché, mesi dopo, Khan ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava davvero, le ha chiesto di sposarlo. Non in segreto, non tra pochi intimi, non con parole sussurrate dietro le quinte. Un gesto aperto, pubblico, quasi disperato, come se volesse fermare il mondo e ricominciare esattamente da dove si erano lasciati. Dimet ha ammesso di aver vacillato. Due voci si sono accese dentro di lei contemporaneamente, in un duello straziante. Una, la più antica, le diceva di correre, di stringerlo, di accogliere quel futuro che era finalmente possibile, tangibile. L'altra, lucida e severa, ricordava ogni singolo giorno che aveva sopportato per raggiungere quella fragile tregua con se stessa. Una parte di me voleva abbracciarlo, ha confidato. L'altra, con la stessa forza, urlava che era troppo tardi. Non c'erano buoni o cattivi in quella scena. C'era il tempo, quel giudice implacabile che, quando lo lasci scivolare via, ritorna quasi sempre con un prezzo salato da pagare. Con la stessa sincerità disarmante che l'aveva portata a parlare, Dimet ha aggiunto, non lo accuso. Forse ha fatto ciò che pensava fosse giusto in quel momento. Ma ho anche il diritto di dire che, se non se ne fosse andato, oggi sarei con lui. Perché, anche se a volte l'ho negato per proteggermi, volevo sposare solo lui. Le sue parole hanno acceso i social media come una miccia che nessuno sapeva di avere in mano. I commenti sono esplosi non solo per curiosità morbosa, ma per pura empatia umana. C'erano messaggi da chi conosce fin troppo bene la sensazione di un addio inaspettato, da chi ha vissuto il silenzio di un telefono che non squilla, da chi, in quella confessione, ha trovato un pezzo della propria storia. Qualcuno ha scritto che in quella voce tremante c'era l'eco di chi ama davvero, di chi resta quando sarebbe più facile andarsene. E c'è stato anche chi ha riletto il lavoro di Dimet con occhi nuovi, la sua performance in Dodù Nevuka Derindir, La casa fatidica, come in altri progetti, ha ricevuto una nuova ondata di riconoscimento, come se il pubblico avesse improvvisamente intravisto la sorgente di quella profondità emotiva che sul set sembrava istintiva e naturale. L'arte, a volte, pesca in un mare che non si può vedere, un mare fatto di lacrime non piante. Nonostante tutto, Dimet non ha voluto chiudere la storia come certi romanzi tragici. Ha lasciato un filo di speranza sul tavolo, sottile ma ostinato. Il vero amore non si perde, ha detto. Impara ad aspettare. Subito dopo, però, ha riconosciuto di non sapere se desidera davvero che quell'amore ritorni. Perché la memoria è forte, il desiderio può essere tenace, ma la dignità ha imparato a chiedere udienza.
E da parte sua, Khan è rimasto in silenzio di fronte al pubblico. Nessuna replica ufficiale, nessun botta e risposta mediatico. Tuttavia, fonti molto vicine sostengono che abbia cercato di riconnettersi con cautela, come chi intuisce che le parole non bastano più. I gesti contano, sussurrano in molti. E i gesti, quando sono veri, parlano a bassa voce ma arrivano lontano. La storia di Dimet Özdemir e Kenyomen è diventata così qualcosa di più di un racconto di celebrità. È una piccola lezione su come il tempo interagisce con la vulnerabilità e su quanto siano delicate le occasioni mancate. Mostra che anche l'amore più forte può sgretolarsi se lasciato solo, che la distanza, quando riempita di silenzio, corrode tutto ciò che avrebbe potuto crescere. E dice una verità che fa male a tutti, famosi e non c'è nulla di più triste che essere pronti ad amare mentre la persona di fronte a te ha già deciso di allontanarsi. Quell'ultima frase ha chiuso l'intervista. Non la storia. Perché ciò che resta nei giorni a seguire sono gli sguardi che si cercano nei ricordi, i messaggi mai inviati, le promesse lasciate in un cassetto. E ciò che si apre, insieme alla malinconia, è uno spazio nuovo, fragile, dove potrebbe entrare il perdono, la responsabilità o semplicemente la pace. Oggi, Dimet cammina con un passo più sicuro, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Ha imparato che la forza non si misura in dichiarazioni rumorose ma nella capacità di stare in piedi quando tutto richiede la resa. Chi la conosce dice che il suo sorriso è cambiato, è più dolce e più consapevole di sé. Khan, dall'altro lato, continua a essere un simbolo di carisma, ma forse, lontano dai set, sta costruendo un linguaggio diverso, fatto di attenzioni discrete. E nel mezzo di tutto questo, ci siete voi. Voi che ascoltate e riscoprite pezzi di voi stessi in vite che sembrano lontane. Perché le storie che contano sono quelle che parlano a tutti, non solo a chi le vive da protagonista. E questa storia, al di là dei nomi, ha toccato quella corda universale che vibra quando l'amore e il tempo non riescono a muoversi alla stessa velocità. Forse è per questo che, nonostante il dolore, le parole di Dimet non avevano il sapore della resa. Avevano piuttosto il profumo di una verità conquistata, la consapevolezza che si può continuare a credere nell'amore senza perdere se stessi. Rimaniamo dunque sospesi tra una pagina dolorosa e il desiderio di una nuova. Forse un giorno assisteremo a una riunione, forse un incontro diverso, maturo, capace di onorare ciò che è accaduto senza ripeterne gli errori. O forse, silenziosamente, le loro strade sceglieranno direzioni diverse, e in quel viaggio sorgerà una serenità inaspettata. Qualunque cosa accada, questa storia resta come una mappa, ci avverte che le opportunità vanno rispettate, che la comunicazione è un ponte da curare ogni giorno, che l'amore, quando lo abbiamo, merita il coraggio di essere vissuto e non rimandato. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio straordinario. Se questa storia vi ha toccato il cuore, lasciate un commento, iscrivetevi e cliccate su Unisciti per continuare a esplorare con noi le profondità dell'animo umano. Un abbraccio da Istanbul, dove ogni tramonto porta con sé la promessa di un nuovo giorno.